Siamo qui a Medjugorje, come ti chiami? Con Fra Francesco. Di dove sei? Sono della Fraternità Francescana di Betania, sono qui in pellegrinaggio con 70 pellegrini da Verona. Wow. Quante volte sei stato a Medjugorje? Medjugorje per me questa è la quinta volta. La quinta volta. Quante volte, dove e quando hai sentito parlare per la prima volta di Medjugorje? Allora, la mia mamma e il mio papà fin da piccolo mi hanno parlato di Medjugorje e mio padre nel 1982 venne qui per la prima volta, dunque fin da piccolo ho sempre sentito parlare. E perché eri attirato a venire a Medjugorje? Allora, sicuramente perché la famiglia mi ha sempre, diciamo così, educato all'amore verso Maria, ecco, la madre di Gesù. E poi qui sicuramente si respira un'aria mariana molto bella e fin da piccolo ho cercato appunto di seguire anche quello che la Madonna ha sempre insegnato qui a Medjugorje attraverso i suoi messaggi. E quali sono le vostre esperienze a Medjugorje? Allora, esperienza a Medjugorje è sicuramente di tanta preghiera, di tanta unione con Gesù, mediante le mani di Maria. E ogni volta che veniamo qua con dei gruppi cerchiamo proprio di fare esperienze dell'amore di Dio mediante appunto le mani della Beata Vergine Maria. Hai ricevuto guarigione e conversione a Medjugorje personalmente? Allora, sicuramente io no, io la mia, diciamo così, il mio incontro con Dio l'ho avuto nella Santa Casa di Loreto a Loreto, però anche qui ho visto tanti frutti sia in me che in tante altre persone che sono venute qui in pellegrinaggio, ecco sì. E preghi il rosario? Esatto, dico, recito diciamo così come fraternità 3 rosari al giorno e anche un quarto durante la veglia notturna dalle 3 alle 4 di notte come stile appunto di preghiera della nostra fraternità. Che sono los efectos? È sicuramente molto bello perché la preghiera notturna fatta con tanta fede dà tantissimi frutti di grazia, ecco sì. E che diresti alla gente perché sei cattolico? Allora, per essere cattolico oggi penso che sia impegnativo sicuramente, ma però è la cosa più bella per fare esperienze di quell'amore autentico e vero che solo Dio ti può donare. E molte persone pensano che Dio Padre sia un vecchio con una barba bianca che aspetta di guidarci e di metterci all'inferno. Come veramente Dio Padre? Allora, Dio Padre è un Dio di misericordia che ti viene incontro, che ti dona il tuo amore. Ecco, non è un Dio cattivo, non è un Dio severo, è un Dio sicuramente molto esigente, ecco, perché ama tanto i suoi figli e vuole che i suoi figli diano il meglio di sé, ecco, però è un Dio che è amore, ecco, Dio è amore, ci dice la parola di Dio e questo dobbiamo credere. E cosa diresti alle persone che hanno paura di confessarsi? Potrebbero pensare cosa pensa il sacerdote di tutte le cose brutte che ho fatto? Allora, sicuramente la confessione è un momento importante, a volte anche difficile, ma una volta che si fa esperienza del perdono di Dio, del suo amore che ti libera, che ti guarisce, se si fa con tanta fede una persona non può più farne a meno, dunque è un evento di grazia che io consiglio a tutti, ecco, di svuotare il proprio cuore e donare a Dio tutto ciò che si è compiuto di male per ricevere da Lui tutto il suo amore, il suo perdono e la sua infinita misericordia. E vedo che hai un rapporto personale con Cristo. Come può una persona avere anche questa relazione personale con Cristo? Allora, sicuramente il rapporto con Gesù si alimenta giorno dopo giorno con la preghiera. Ecco, senza preghiera non si può innestare con Gesù un rapporto autentico. Però è un po' come quando noi mangiamo per vivere, se vogliamo nutrire un rapporto intimo e autentico con Gesù dobbiamo pregare, alimentarci con la preghiera. Hai fatto la stessa esperienza che la sofferenza, il dolore nella tua vita ti hanno avvicinato a Dio? Allora, sicuramente ho vissuto momenti di sofferenza e di prova, ma ho sempre sperimentato che in quella prova, in quella croce, c'era sempre dietro la mano di Gesù, la mano di Dio che guidava per un bene più grande. Ecco. Hai avuto un momento speciale di conversione nella tua vita? Gesù la chiamo la rinascita nello Spirito. Allora, sicuramente il momento più bello della mia vita è quando il Signore mi ha chiamato alla vocazione, all'essere consacrate, all'essere appunto frate nella Fraternità Francescana di Betania e quello è la gioia più grande, no? Il dono più grande che Dio poteva farmi, quello di chiamarmi a sé vivendo la consacrazione a Lui.
E cosa ha fatto Gesù nella tua vita? In che modo Gesù ha cambiato la tua vita? Sicuramente l'ha cambiata donandomi non soltanto la sua chiamata, ma facendomi incontrare tantissime persone, tantissimi fratelli e sorelle che camminando con loro nella fede si sperimenta la bellezza di camminare insieme con Gesù. Oh. E molte persone a Medjugorje cercano di trovare la loro vocazione. Cosa diresti loro come incontrare la loro Allora, vocazione? sicuramente per trovare la propria vocazione anche qui serve pregare. Qui a Medjugorje sicuramente la Madonna ti dà la possibilità di andare in profondità dentro di te per scoprire, ecco, quella che è la volontà di Dio nella tua vita. Serve però un'apertura di cuore sincera, autentica. Senza di questo diventa difficile. Sì, corretto. Cosa vorresti dire alle persone che non conoscono Medjugorje? Perché dovrebbero venire qui? Allora, alle persone che non conoscono Medjugorje, io innanzitutto gli direi che almeno una volta nella vita, ecco, possono venire qui e sperimentare quello che si vive, ossia un clima di preghiera, un clima dove si può, diciamo così, sperimentare su di sé anche la bellezza di essere amati infinitamente da Dio attraverso le mani di Maria. È un'esperienza da cogliere, ecco, non da accettare, ma se la Madonna chiama è giusto venire. Grazie per questa bellissima intervista. Grazie di cuore e che Dio vi benedica. Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Света Марія, Мати Божа, молися нас грішних, саме на часу смерті нашої. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Мати Божа, молися нас грішних, саме на часу смерті нашої. Амінь. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Света Марія, Мати Божа, молися нас грішних, саме на часу смерті нашої. Амінь. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Света Марія, Мати Божа, молися нас грішних, саме на часу смерті нашої. Амінь. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Света Марія, Мати Божа, молися нас грішних, саме на часу смерті нашої. Амінь. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Так об'явши на початку, так і sada і галаса і віки Бога. Амінь. O Lord Jesus, forgive us our Daj nam se spasanog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba tvoga milosrđa.